Questa è l'acqua che ho bevuto in un mese. Giusto qualche bottiglia. Con queste bottiglie hanno fatto il mio nuovo bagaglio a mano da viaggio, costruito interamente con bottiglie di plastica riciclata. Ve lo faccio vedere tra pochissimo. Però ho trovato il modo per riciclarla autonomamente con qualche piccolo incentivo. Ora ve lo faccio vedere. Si tratta di un punto di riciclo di bottiglie in plastica PET. Portando le bottiglie in questo ecocompattatore, tornano di nuovo a bottiglie. Vi spiego come funziona. Praticamente bisogna scaricare l'app, poi farsi riconoscere da questo schermetto col proprio QR code e una volta scansionato il codice si può iniziare a inserire le bottiglie. Le bottiglie per essere accettate devono avere tutto il codice a barre. Quindi ora posso iniziare a inserirle. Una volta riaccesa la luce, si inserisce quella seguente. Tutte le bottiglie inserite diventeranno PET riciclato e servirà per riprodurre altre nuove bottiglie che conterranno altri liquidi alimentari. Si chiama Bottle to Bottle ed è un modello di economia circolare che contribuisce a ridurre la produzione di nuova plastica. E dopo aver inserito l'ultima bottiglia si clicca esci, il numero di bottiglie che sono state immesse dentro e automaticamente nell'app ti viene conteggiato il numero totale di bottiglie inserite e raggiunta una certa quantità si avrà accesso a degli sconti al supermercato. E tutto questo mi sembra un'ottima soluzione per il riciclo delle bottiglie. In estate si sa, è la stagione in cui tutti quanti beviamo di più e se si fa dello sport l'aumento del consumo d'acqua è ancora maggiore e di conseguenza anche la produzione di bottiglie di plastica aumenta. Allora giustamente qualcuno di voi mi potrà dire, beh, l'acqua da bere la puoi prendere anche in altri modi, con bottiglie di vetro oppure con caraffe filtranti. È vero, ma vi spiego subito perché non riesco e perché sto utilizzando le bottiglie di plastica. Allora, le bottiglie in vetro non le utilizzo per il semplice fatto che vivo in un appartamento in un condominio, quindi questo servizio è davvero complicato. Mentre la caraffa che filtra l'acqua del rubinetto l'ho utilizzata per un breve periodo, però per scelta personale ho preferito lasciarla perdere, perché abito vicino a una delle zone dove sono successi dei disastri ambientali per quanto riguarda l'acqua potabile. Quindi, come la maggior parte dei comuni mortali, devo utilizzare anch'io l'acqua in bottiglie di plastica. Dai, ora veniamo al pezzo forte, l'unboxing dello zaino. Ora è il tuo momento. Precisiamo che questo video non è in collaborazione con l'azienda che ha prodotto lo zaino, ma qualora ci fosse qualche azienda che volesse sponsorizzare i propri prodotti o servizi nei miei video, io sono disponibilissimo. Ma perché ho scelto lui e non un altro dei 1000 zaini disponibili? Il motivo sta scritto qui. Ho scelto lui perché mi è piaciuto fin da subito il modello di business di questa azienda, un modello sostenibile, perché per creare questo zaino sono state riciclate 30 bottiglie in plastica in PET. Apriamolo! Sembra ben fatto e la cosa che apprezzo da primo impatto è che ha tantissime tasche. Le misure sono quelle standard di un bagaglio a mano per la maggior parte delle compagnie aeree, quindi misura 40 cm x 25 x 20. Però per sicurezza verifichiamolo. Chiaramente ora è vuoto, ma quando sarà pieno arriverà a 20 cm. Direi perfette. Iniziamo ad esplorarlo. Partiamo dalla tasca esterna. Qui si possono riporre dei fazzoletti o del chewing gum. Qui, una tasca un po' più grande, qui si può mettere il passaporto e se non avete ancora visto il mio video su come fare il passaporto in Italia, recuperatelo perché è stata una vera follia. Vi lascio il link qui e qui sotto in descrizione. Qui ci sono delle piccole taschine portapenne, qui eventualmente il posto per un power bank dove si può far uscire il cavo da questa parte. In questo scompartimento c'è la possibilità di mettere un libro oppure un iPad. Sganciando i ganci arriviamo alla parte centrale e quella più capiente. Da questo lato c'è anche un portaborracce, maniglia per trasportarlo come una valigia. E qui abbiamo un bel tascone centrale dove mettere i vestiti, c'è anche la cinghia di sicurezza. Da questa parte invece si può mettere l'intimo. La parte centrale dove mettere vestiti e intimo mi sembra abbastanza capiente, quindi secondo me si può star via tranquillamente 4-5 giorni o addirittura una settimana, perché adotto delle strategie particolari io quando viaggio che magari vi dirò in un prossimo video. Qui c'è anche un'altra taschina, anche abbastanza profonda, e per ultima ma non per importanza la tasca vicino allo schienale per mettere un computer o un iPad. Sono molto curioso di provarlo e di testarlo in un nuovo viaggio, così dopo vi darò i miei primi feedback su questo nuovo zaino. E se ti è piaciuto questo video e ti piacciono i contenuti che creo in questo canale YouTube, ti chiedo di iscriverti al canale per sostenere il mio lavoro, perché la maggior parte di voi che guardate i miei video non è iscritta,
però fatelo perché per me è veramente molto importante e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao da Jack!